Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire la Relic A50 Plus, che è un amplificatore integrato dotato anche di funzionalità streaming. L'amplificatore mi è stato mandato dall'azienda produttrice, ma potete stare tranquilli che questo non andrà a influire assolutamente sul mio giudizio. Prima di continuare con la recensione, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così da non perdere i prossimi video. Ma ora procediamo subito con l'unboxing. La scatola è molto carina, presenta il logo dell'azienda, il nome del modello e anche il disegno dell'amplificatore. Una volta aperta la scatola, per prima cosa troviamo il manuale, che però è solo in lingua inglese, però è spiegata bene tutta la procedura di installazione e di utilizzo. Subito dopo troviamo l'amplificatore vero e proprio, che presenta una finitura in alluminio grigio chiaro, molto ben realizzata e molto piacevole alla vista. Sotto la protezione in spugna per l'amplificatore troviamo un comparto in cartone e sotto di esso troviamo il telecomando, che è un classico telecomando di buona qualità. Poi troviamo un cavo mini jack RCA e successivamente l'alimentatore. In questo caso abbiamo un alimentatore da 24 volt e 4.16 A per una potenza totale di circa 100 watt. Troviamo poi un cavo RCA, un classico cavo di alimentazione con presa Schuko per l'alimentatore, due antenne che saranno rispettivamente una per il Bluetooth e una per il Wi-Fi. Infine troviamo un piccolo cacciavite a taglio che ci permetterà di collegare i cavi dei diffusori a questo connettore, che è un connettore Phoenix a 4 poli, che permetterà appunto di collegare i cavi dei diffusori all'amplificatore. Per prima cosa rimuoviamo subito la plastica di protezione del frontale, che è realizzato in materiale acrilico e presenta il nome dell'azienda come logo centrale e in basso a destra anche il nome del modello. Andiamo ora ad analizzare il pannello posteriore. Qui troviamo il connettore per collegare l'antenna Bluetooth, il connettore micro USB per collegare un computer e riprodurne l'audio, poi il tasto mod che ci permette di configurare il dispositivo per la prima volta che lo utilizziamo, poi vedremo come. Poi abbiamo l'ingresso analogico RCA stereo, l'uscita subwoofer, l'ingresso digitale ottico, la presa LAN per collegare la Relic alla rete se non vogliamo utilizzare il Wi-Fi, poi l'ingresso USB per collegare chiavette e hard disk per riprodurre la musica, poi l'alloggiamento per il connettore Phoenix che ci permette di collegare i diffusori passivi, il connettore per l'antenna del Wi-Fi e infine l'ingresso per l'alimentatore, in particolare supporta una tensione da 24 volt e viene anche indicato l'amperaggio consigliato che è da 4.16 A. Andiamo ora a vedere brevemente come si può facilmente configurare il dispositivo al primo utilizzo. Questa configurazione è necessaria solo se vogliamo utilizzare la funzionalità streamer dell'amplificatore, altrimenti se vogliamo solo utilizzare l'ingresso ottico o gli altri ingressi basta semplicemente collegare l'amplificatore e utilizzare il telecomando per selezionare gli ingressi. Visto che però la caratteristica più importante di questo amplificatore è proprio la parte di streaming, penso sia doveroso andare a farvi vedere come viene configurata. Allora, per prima cosa, prima di collegare la Relic alla linea elettrica, dobbiamo tenere premuto il tasto mod che si trova sul retro dell'amplificatore. Mentre teniamo tenuto il tasto mod, lo andiamo a collegare alla rete elettrica. Possiamo rilasciare il tasto mod quando vediamo che si illumina un LED bianco sul frontale. Ora possiamo notare che il LED inizierà a lampeggiare velocemente e questo indica che l'amplificatore si sta configurando, quindi si sta accendendo. Dopo qualche decina di secondi il LED inizierà a lampeggiare molto più lentamente. Questo ci indica che il dispositivo è pronto e sta cercando di collegarsi a una rete Wi-Fi. A questo punto dobbiamo aprire l'applicazione 4Stream sul nostro smartphone, applicazione che può essere scaricata gratuitamente dall'App Store se abbiamo un dispositivo iOS o dal Play Store se abbiamo un dispositivo Android. Una volta aperta l'applicazione ci troviamo la schermata che ci indica che sta cercando un dispositivo. Dopo qualche secondo compare la scritta aggiungere dispositivo e ci clicchiamo sopra. Successivamente ci compare una schermata che ci indica di controllare se l'indicatore sul frontale dell'amplificatore sta lampeggiando lentamente. Quindi andiamo a premere sul tasto l'indicatore sta lampeggiando. Dopo una breve ricerca vi comparirà un'altra schermata che io non vi mostro per motivi di privacy, dove vi viene chiesta la rete Wi-Fi a cui collegarsi, quindi andiamo a selezionare il nome della nostra rete Wi-Fi domestica e successivamente ci viene chiesta la password del Wi-Fi. Una volta inseriti questi due dati, il nostro streamer è configurato ed è pronto all'utilizzo. Andiamo quindi ora a vedere velocemente una panoramica di cosa possiamo gestire dall'applicazione. Quando apriamo l'applicazione, per prima cosa ci viene mostrato l'elenco dei nostri dispositivi. Tutti i dispositivi a Relic infatti si possono utilizzare in configurazione multi-room.
quindi se ne abbiamo più di uno possiamo disporlo in varie stanze della nostra casa e poi sempre dall'applicazione andare a controllare tutti i dispositivi insieme, quindi mandare la stessa musica su tutti i dispositivi in sincrono oppure mandare una musica diversa a un dispositivo rispetto ad un altro. In questo caso vediamo che è in riproduzione la radio RTL 102.5. Sotto di essa abbiamo la barra che ci permette di controllare il volume dell'amplificatore. Alla sua destra troviamo il tasto che ci permette di selezionare se riprodurre solo il canale destro, sinistro o entrambi i canali. Poi con l'icona dell'ingranaggio possiamo accedere alle impostazioni del dispositivo. In particolare troviamo la funzione rinomina che ci permette di dare un nome diverso, un nome personalizzato al nostro dispositivo. Poi informazione altoparlante che ci dà delle informazioni riguardanti la rete. Poi alarm clock che ci permette di impostare una sveglia, ma non ho provato questa funzione. Poi la funzione EQ che ci permette di regolare i toni alti e i toni bassi dell'amplificatore. E infine la sezione preset content che ci permette di praticamente creare delle playlist oppure dei tasti di selezione rapida. Se ci spostiamo in basso a sinistra sulla sezione browse possiamo trovare sempre lo stesso menu preset content, successivamente preferiti in cui possiamo inserire i nostri brani preferiti e riprodurli facilmente, poi la sezione la mia musica che comprende nel mio caso iPhone, che va a vedere praticamente i brani che abbiamo sul nostro iPhone o sul nostro dispositivo Android, condivisione musica in casa se abbiamo un server NAS in cui abbiamo della musica, le mie playlist dove abbiamo la possibilità di creare delle playlist, riprodotti di recente in cui ci sono i brani che abbiamo riprodotto recentemente, e in questo caso non compare perché non ho collegato nessun dispositivo USB, ma se colleghiamo una chiavetta o un hard disk troviamo anche la sezione USB dove possiamo andare a riprodurre i brani direttamente dal dispositivo USB. Ci si aprirà un menu da cui possiamo scegliere i vari brani che vengono divisi per artista, genere musicale e album. Tornando indietro troviamo la sezione Music Service dove troviamo Amazon Music, Deezer, Internet Radio. Quest'ultimo comprende una selezione anche di radio italiane come RTL 102.5, Radio Kiss Kiss, Radio 105 e varie radio. Poi troviamo Qobuz, Spotify, Tidal e anche l'applicazione TuneIn che è sempre un'applicazione per ascoltare le internet radio. Più in basso troviamo poi la selezione degli sorgenti dell'amplificatore, infatti con un semplice tocco possiamo andare a selezionare gli ingressi dell'amplificatore. Ciò ci permette di fare a meno del telecomando, che è invece molto comodo quando non andiamo a utilizzare la funzionalità di streamer. Prima di procedere con lo smontaggio dell'amplificatore andiamo a vedere velocemente le specifiche tecniche che dichiara il costruttore. Viene indicato il tipo di Wi-Fi, il tipo di Bluetooth, che in questo caso è un 5.0 che ha i codec SBC AAC e una portata di 10 metri. Ci dice poi che abbiamo una connessione cablata RJ45, i protocolli di streaming supportati sono AirPlay per il mondo Apple, DNA, UPnP, Spotify Connect e QPlay. Ci indica poi i tipi di formato musicale che sono supportati, in particolare FLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE e WAV. Ci indica poi che i segnali digitali supportati possono arrivare fino a 192 kHz 24 bit, ma l'audio che in uscita viene riconvertito a 44.1 kHz 16 bit, che è la qualità dei lettori CD sostanzialmente. Quindi anche se abbiamo dei brani ad alta risoluzione verranno comunque riconvertiti a brani a risoluzione standard. La risposta in frequenza dichiarata è di 20 Hz 20 kHz, poi verificheremo durante le misure. La THD più N, quindi la distorsione più il rumore, è dello 0.03% a 1 kHz su 50 W più 50 W. L'impedenza dei diffusori che può supportare l'amplificatore va da 4 a 8 ohm, mentre la potenza in uscita è di 50 W su 4 ohm per canale e di 30 W su 8 ohm per canale. L'ingresso in corrente continua può accettare tensioni da 12 volt a 24 volt, ovviamente se lo alimentiamo a 12 volt la potenza che potrà erogare sarà molto più bassa. Poi ci indica che gli ingressi digitali sono la micro USB e l'ingresso ottico, mentre non ha uscite digitali. Ci viene indicato poi il chip di amplificazione, che è un TPA3116 della Texas Instrument, che è un buon amplificatore in classe D per rapporto qualità-prezzo, anche se devo dire che ce ne sono di migliori come il TPA3255. Poi ci dice che per quanto riguarda l'USB di massa supporta fino a 1000 canzoni. Poi ci viene indicato il peso, che è di 1,5 kg, peso che si intende però per tutto l'imballo. Infatti l'amplificatore è molto più leggero. Le dimensioni dell'amplificatore sono 12 cm per 11 cm per 3,7 cm, quindi è molto compatto, è veramente piccolissimo. Temperatura di utilizzo da 0 a 40 gradi. Poi ci viene indicato il funzionamento del tastino mode che abbiamo sul posteriore dell'amplificatore. Altra parte interessante che ci spiega gli indicatori LED.
In particolare con il LED bianco ci indica che praticamente attiva la modalità Wi-Fi, quindi la modalità streamer. Con il LED blu è attiva la modalità Bluetooth. Poi abbiamo il LED verde quando viene utilizzato l'ingresso di linea analogico, il LED rosso quando andiamo a utilizzare l'ingresso USB come chiavette e hard disk, il LED giallo quando colleghiamo tramite USB un computer e infine il LED viola quando utilizziamo l'ingresso digitale ottico. È possibile poi scaricare il manuale in formato PDF. Prima di procedere con lo smontaggio dell'amplificatore vi faccio vedere brevemente come andare a utilizzare il connettore Phoenix per collegare i cavi degli altoparlanti. Basta svitare le viti sopra il connettore, in questo modo si apriranno le fessure per inserire i cavi dei diffusori. Una volta inseriti i cavi rispettando la polarità e il canale destro e sinistro che sono indicati sull'amplificatore, possiamo riserrare le viti facendo attenzione che i cavi non escano, quindi controlliamo tirandoli che non fuoriescano, altrimenti potremo fare dei cortocircuiti. E successivamente ci basta innestare il connettore Phoenix con i cavi attaccati nell'amplificatore. Diciamo che sarebbero stati molto più comodi i classici connettori per diffusori, però probabilmente hanno scelto questa soluzione per mancanza di spazio sul pannello posteriore. Quindi ora procediamo a smontare l'amplificatore per vedere il circuito interno. Rimuovo le due antenne e vado a svitare le viti sul posteriore e quindi posso poi andare a sfilare tutta la scheda elettronica che è ancorata al pannello posteriore. Come possiamo vedere nel dettaglio, la scheda è molto ricca di componenti, in particolare abbiamo molti componenti SMD. Possiamo notare la presenza di un dissipatore sotto cui sicuramente è montato il chip TPA3116 che si occupa dell'amplificazione in classe D. Vicino ad esso troviamo poi 4 condensatori elettrolitici che fungono da riserva energetica per l'amplificatore e sotto di esse troviamo invece 4 induttanze che sono le induttanze di filtro di uscita, mentre i condensatori di filtro sono realizzati con tecnologia SMD. Sono presenti poi svariati circuiti integrati di cui personalmente non conosco precisamente le caratteristiche e la funzione, che presumibilmente si occupano della gestione della parte digitale dello streamer. Comunque il circuito si presenta abbastanza bene, l'unica nota negativa è che una induttanza di filtro è sporca con penso del flussante dovuto alla saldatura, ma comunque non crea nessun problema. Possiamo notare però che rispetto ai soliti amplificatori in classe D che ho provato precedentemente, qui il circuito è veramente molto più complesso rispetto ai precedenti. Passiamo ora alla parte delle misurazioni acustiche e come primo grafico andiamo a vedere la risposta in frequenza su un carico da 4 ohm e su un carico da 8 ohm. Il segnale che è stato mandato in ingresso all'amplificatore è un segnale a 192 kHz 24 bit inviato tramite l'ingresso analogico. In particolare la risposta in colore azzurro è la risposta in frequenza su un carico da 8 ohm, mentre quella in colore viola è la risposta in frequenza su un carico da 4 ohm. Come possiamo notare, entrambe le curve arrivano fino a 20 kHz, dopodiché crollano in modo praticamente verticale. Questo ci indica che il segnale analogico in ingresso viene campionato e convertito in digitale prima di essere amplificato. Visto che la risposta poi si ferma precisamente a 20 kHz, possiamo anche dire che la frequenza di campionamento che viene utilizzata per poi ritrasformare il segnale in analogico prima di essere amplificato è di circa 44,1 kHz, quindi lo standard del CD. Comunque la risposta in frequenza su entrambi i carichi è molto buona. In particolare sulla curva da 8 ohm, quindi quella azzurra, abbiamo che la frequenza di 20 Hz è attenuata di circa meno 0,2 dB, quindi pochissimo, e ha invece un ripple sui 20 kHz di circa mezzo dB, mentre la risposta in frequenza su 4 ohm è scalata di circa 0,4 dB e anch'essa è attenuata di circa 0,2 dB a 20 Hz, mentre a 20 kHz è attenuata di circa meno 0,1-0,2 dB, quindi anche questa è molto lineare. La dipendenza delle curve dal carico è un fattore che si presenta su tutti gli amplificatori in classe D economici, comunque qui rimane un fattore molto limitato, infatti stiamo nel range di circa mezzo dB di differenza, quindi molto difficile da udire a orecchio. Passiamo poi al secondo grafico che ci permette di analizzare la differenza fra il canale destro e il canale sinistro, infatti in cui sono riportate entrambe le risposte in frequenza dei due canali e possiamo vedere che tra di loro hanno una differenza di circa 0,3 dB. Quindi una differenza non nulla ma molto minima. Passiamo poi al grafico che ci rappresenta la risposta in frequenza dei controlli di tono e anche dell'equalizzazione deep bass. Quest'ultima è rappresentata dalla curva azzurro scuro
e possiamo vedere che ha sostanzialmente un'enfasi delle frequenze attorno ai 60 Hz e stiamo parlando di un'enfasi di circa 9 dB. Per quanto riguarda invece i controlli di tono, abbiamo la curva blu che rappresenta entrambi i controlli di tono al massimo, mentre la curva marrone rappresenta entrambi i toni con un aumento di un'unità, e quindi vediamo che un'unità corrisponde a circa 2 dB, mentre la curva gialla e azzurro chiaro rappresentano entrambi i toni diminuiti rispettivamente di un'unità e al minimo. Come ultimo grafico vi propongo la risposta in frequenza dell'uscita sub, che come possiamo vedere è affetta dall'equalizzazione deep bass. Infatti, diversamente dalla curva viola, la curva azzurra rappresenta la risposta in frequenza con l'equalizzazione deep bass inserita. In questo caso abbiamo una risposta in frequenza che va da circa 35 Hz fino a 150 Hz, mentre con l'equalizzazione deep bass disinserita abbiamo un range di frequenze più ampio e quindi scendiamo più dolcemente fino a circa 20 Hz. Sembra un paradosso, ma in realtà l'equalizzazione di bass va a tagliare un po' i bassi più profondi e va ad enfatizzare un po' i bassi che vanno dai 35 fino ai 100 Hz. Per quanto riguarda invece la potenza che riesce ad erogare questo amplificatore, arriviamo a circa 48 watt per canale su 4 ohm con entrambi i canali in funzione, mentre su 8 ohm arriviamo a circa 33 watt per canale con entrambi i canali in funzione. Potenza che è stata misurata su delle resistenze pure e con una THD massima dell'1%. In questo caso non ha molto senso andare a sostituire l'alimentatore originale con un alimentatore più performante, perché già con questo alimentatore andiamo praticamente a raggiungere quasi le capacità limiti del chip di amplificazione. Veniamo ora alle note d'uso di questo streamer. L'ho trovato veramente molto completo e facile da utilizzare. Infatti possiamo decidere di comandarlo sia dall'applicazione che con il telecomando, quindi abbiamo il massimo della versatilità. Abbiamo un ingresso digitale ottico che ci permette di collegarlo al TV se vogliamo utilizzare l'audio del televisore, un ingresso analogico che ci permette di collegare qualsiasi sorgente analogica, anche un giradischi se munito di prefono. Poi abbiamo il Bluetooth per collegare rapidamente un telefono senza dover scaricare l'applicazione ForStream. La possibilità di collegare un hard disk o anche una chiavetta con tutta la nostra libreria musicale e andare poi a scegliere i brani tramite l'applicazione, quindi è veramente molto comodo. Diciamo che praticamente basta mettere 2 diffusori passivi per ottenere un impianto audio completo. E la cosa più assurda è che questo amplificatore sta letteralmente nel palmo di una mano. Ovviamente, come tutti gli streamer, quando viene acceso ha bisogno di circa un minutino e mezzo per collegarsi al wifi e accendersi completamente. Se invece abbiamo bisogno di utilizzarlo subito con l'ingresso ottico o l'ingresso di linea, basta switchare con il telecomando e l'amplificatore sarà pronto subito all'accensione senza dover attendere il tempo di configurazione del wifi. E questa la trovo una cosa molto comoda. Un'altra piccola cosa che non mi ha fatto impazzire è la poca sensibilità del controllo del volume. Infatti abbiamo pochi step per la regolazione del volume e delle volte ci troviamo ad avere un volume o leggermente troppo alto o leggermente troppo basso rispetto al volume ideale che vorremmo ottenere. Per quanto riguarda il suono di questo amplificatore, l'ho trovato un suono buono. Le basse frequenze sono ben dettagliate e profonde, anche se non sono controllatissime, mentre le medie frequenze e le altre frequenze sono di buon livello. Se proprio vogliamo essere puntigliosi, ho trovato il suono delle medie frequenze e alte frequenze leggermente poco definito, come se ci fosse una leggera mancanza di più che dettaglio, proprio di definizione del suono. Stiamo parlando però ovviamente di sfumature che si riescono a cogliere con un ascolto approfondito e con dei paragoni con prodotti più performanti. In conclusione, il prodotto per il costo che ha e per le feature che ci propone suona veramente bene. A proposito di prezzo, ad oggi che sto registrando questo video, la Relic A50 Plus sul sito di Amazon costa 209 euro e però è applicabile un coupon del 5% di sconto. Se volete andare a vedere il prezzo aggiornato, nella descrizione del video trovate il link. Vi avviso che è un link affiliato con Amazon, quindi se voi decidete di acquistare il prodotto tramite il mio link, il prezzo per voi non cambierà, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale. Ho deciso di inserire i link affiliati perché lo trovo un buon modo per voi completamente gratuito per sostenere il canale. Se dovete fare qualsiasi tipo di acquisto su Amazon potete anche scegliere di passare attraverso uno dei miei link che trovate in descrizione nel video e poi cercare il prodotto che vi serve e acquistarlo.
e anche in questo modo il prezzo per voi non cambierà assolutamente, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale sull'acquisto. Ringrazio anticipatamente chi vorrà sostenere il canale tramite questo modo. Veniamo ora ai consueti voti finali. Per quanto riguarda la potenza ho dato un 7,5, per la risposta in frequenza un 8,5, per il suono un 7,5, per la versatilità un 9,5. Non ho dato 10 perché manca un ingresso che secondo me è molto utile, che è l'HDMI ARC. E infine per il rapporto qualità-prezzo ho dato un 8. Grazie di aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi le prossime recensioni. Grazie e al prossimo video.